un viaggio speciale, un viaggio che nasce da un filo invisibile che collega due isole magiche, la Sardegna e la Sicilia. Questo video è dedicato a Niade ASMR, spero di averlo detto bene, che intanto dovete andare a vedere e saccheggiare perché ha uno stile molto particolare, lo adoro, e che con il suo racconto sulle Cianas, le fate della Sardegna, mi ha ricordato che anche qui in Sicilia abbiamo una leggenda antica. Le Cianas hanno delle sorelle misteriose, potenti, che noi chiamiamo femminifora, le donne di fuori, o come dicevano gli spagnoli nel XV secolo, la donna de fuera. Ma la leggenda è precedente alla dominazione spagnola. E dunque cominciamo. Chiaramente per secoli l'Inquisizione ha cercato di bruciarle perché le donne di fuori potevano entrare nel corpo di donne che ricevevano il dono della guarigione, quelle che poi in tempi più recenti sono state chiamate mare. Ma loro non erano streghe. Nei vecchi racconti di Palermo si chiamano le belle signore o le padrone di casa, perché hanno molto a che fare con tutto ciò che ha a che fare con la casa, le energie della casa. Loro prendevano lo spirito delle loro sorelle, lasciavano il loro corpo nel letto, pesante e addormentato, e volavano via nella notte. E dove andavano? Come si riunivano? Beh, incredibile ma vero, c'è un luogo reale a Palermo, nel cuore antico del mercato di Ballarò, che si chiama il Cortile delle Sette Fate, in piazzetta Sette Fate, e si dice che lì, attorno a una vecchia torretta d'acqua che è molto bella e miracolosamente è sopravvissuta all'incuria, miracolosamente. E insomma si racconta, vecchi racconti di Palermo dicono che intorno a quella vecchia torretta dell'acqua che serviva per distribuire l'acqua apparissero 7 donne bellissime, e queste donne però, se le guardavi bene, sotto le loro vesti eleganti avevano piedi di gatto o di cavallo, perché non erano umane, o meglio, le donne di fuori si ricollegano ai miti delle ninfe di Sicilia, che erano umane, animali
vedere delle donne di fuori che tengono molto alla pulizia e all'ordine della casa. Come vi dicevo, sono molto legate alla energia domestica, per cui se entrano dentro casa vostra e la trovano in disordine o sporca, vi picchiano nel sonno e vi combinano qualche danno, perché loro sono, ricordate, le padrone di casa e non gliela puoi far trovare così. Ma se invece le accogli in una casa ordinata e pulita, allora avrai la loro benedizione. Le odri d'olio saranno sempre piene, avrai sempre dell'acqua pulita e soprattutto, se ti prendono proprio in simpatia, potresti trovare del denaro sotto un piatto, dietro un quadro o in qualche angolo della casa. Sono creature esigenti che non si limitano a questo. C'era anche lo scialo. Scialare in siciliano vuol dire godersela. E allora poteva succedere che una di queste donne di fuori, magari proprio lì intorno alla torretta d'acqua, scegliesse un essere umano che le piaceva particolarmente e la portasse in un'altra dimensione, dove il tempo scorreva diversamente e dove questa persona scialava, se la godeva, se la passava a pipa, a bere, a danzare, a fare l'amore, eccetera. E poi ritornava, veniva lasciato all'alba dove era stato preso e tornava tutto un poco alterato o alterata, mettiamola così. Inoltre, come vi dicevo all'inizio, le donne di fuori avevano anche la capacità di guarire, sapevano l'arte della guarigione naturale e quando decidevano che una donna, una bambina, perché questa l'arte della guarigione si trasmetteva alle donne, era adatta a portare avanti questi segreti, questi misteri di guarigione, allora glieli passavano e la mettevano a questi rituali, a questi viaggi notturni. Un modo per capire se le donne di fuori ti avevano preso in simpatia è il loro sigillo, i gizi, le trecce, perché c'è un prezzo da pagare per la magia e c'è questo segno inconfondibile. Immaginate, vi svegliate la mattina, vi guardate allo specchio e qualcuno vi ha fatto una treccia. Ma attenzione, non è una freccia normale, è una treccia intricatissima, intricatissima, che ci vogliono giorni a scioglierla, ma non la dovete sciogliere. È il sigillo, l'hanno fatta loro e vuol dire che siete amici, per cui se la tenete scialerete, se invece la sciogliete o la tagliate
bellissima secondo me è che esiste una gerarchia. Avete sentito che intorno alla fontana di Palermo, alla torretta d'acqua, erano 7, venivano viste 7 donne, che è un numero misterico molto importante. E al di sopra di queste 7 fate, di queste 7 donne, di queste 7 figure, ce n'era una che è chiamata la mamma maggiore. E c'è una formula antica che le donne sussurravano per accogliere queste entità, per accoglierle senza paura, bruciando del rosmarino e dell'alloro. Allora, proviamo a immaginarlo, chiudete gli occhi e ascoltate. Te saluto, uscire lo sole, te saluto, uscire la terra, della luna, te saluto, i 70 anni, bene aspetto, già settimana. Stilla indiana, stella d'Oriente. Come dire che questo mito è molto più antico, chissà da dove viene, perché in realtà ci sono molte di queste figure transculturali, non solo tra Sicilia e Sardegna, ma mi ricordo la poesia di William Butler Yeats, The Stolen Child, il bambino rapito, che racconta allo stesso modo come le fate potessero rapire i bambini e lasciarne uno che è un po' la copia malvagia, mettiamola così, così come possono fare le Janas e le donne di fuori. Quindi è affascinante vedere come queste culture antiche in realtà dicano cose molto simili e abbiano figure che si equivalgono. E dunque adesso lo sai, se domani ti svegli con una cizza, non la toccare, tienila per un po', perché è una benedizione. E ringrazia le belle signore, lascia tutto con me. Grazie per aver ascoltato questa storia antica. Un abbraccio a Niade e alle sue Janas, un abbraccio alla Sardegna e un abbraccio a tutte le altre isole del mondo. E un abbraccio a te che sei arrivato